Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, luna piena in bilancia 13 aprile. Rampa di lancio. Allora, state studiando ragazze mie? Sì, lo so che state studiando. Proprio per questo continuiamo il nostro percorso. Come vedete, lo dico per le ragazze nuove e la mia scuola iniziatica. Ho strutturato il mio canale come una scuola iniziatica. L'iniziazione ai tempi antichi si faceva da maestro a discepolo. E come ci hanno tramandato i maestri, l'iniziazione avviene in qualsiasi momento. La vita stessa è un'iniziazione, ti inizia allo scioglimento delle paure, attaccamenti e resistenze, no? Per andare nella consapevolezza del sé, meglio definita come mente trascendente. Quindi vi stavo dicendo, la nostra scuola l'ho impostata proprio in questo modo, affinché voi possiate essere iniziati continuamente, grazie alla consapevolezza che vi arriva con i podcast che pubblichiamo, con le letture che facciamo e con le formule psichiche, le formule magiche e i mantra. I mantra perché sono così potenti? Perché sono così potenti? I mantra, le formule psichiche. I mantra che sono in sanscrito, quindi una lingua antichissima, perché sono stati ripetuti dai grandi maestri, hanno vibrazionalmente le informazioni che le tue cellule conoscono già e quindi viene iniziata nel momento in cui pronunci mantra, pronunci le formule psichiche associate ai mantra o semplicemente le formule psichiche, le formule magiche. Quindi noi facciamo questi percorsi per migliaia di persone, semplicemente sentendo, ascoltando i podcast, ascoltando le letture, praticando quello che ne esce, ok? Allora, abbiamo iniziato, siamo stati iniziati, poi ovviamente le iniziazioni continuano a essere fatte da maestro discepolo. Io ho ricevuto l'iniziazione della famiglia arcobaleno del drago fiammeggiante per poter essere maestra di yoga sciamanico, quindi le iniziazioni sulle pratiche vanno fatte nello specifico per diventare poi un maestro a tua volta. Ma siete tu maestro di una disciplina specifica, ma siete tutti maestri, perché il maestro interiore sta dentro di voi, sta nel quarto chakra. Ma se il quarto chakra non si apre, il maestro non lo vede. Maestro, dove sei? Maestro, aiutami! Maestro, dove sei? Come dicevo io. Maestro! Allora, quindi abbiamo strutturato la scuola in questo modo. Quindi al di là dei percorsi personali che faccio, seguo pochissime persone l'anno, ragazzi miei, pochissime persone, proprio pochissime, si contano sulla punta della prima mano, delle prime mani, perché non ce la faccio con tutto il lavoro che faccio. Poi sono ancora sola, ma lavoriamo per essere un ologramma e quindi avete il supporto di tutti i maestri, perché io vi do quel supporto lì, essendo connessa a tutti i maestri dello yoga sciamanico nel mondo che sono stati, sono e sempre saranno. Quindi ognuna di voi ha il maestro interiore. Ma torniamo al video di oggi, dedicato alla luna piena in bilancia del 13 aprile, dove abbiamo seminato. Sapete che ogni luna piena è lo sviluppo di quello che abbiamo seminato 15 giorni prima della luna nuova. Poi, come sapete, molte di voi lo sanno, lo dico per le ragazze che non lo sanno, quello che viene seminato in una luna nuova in particolare, i grandi frutti li vedrete 6 mesi dopo alla luna successiva, 6 mesi dopo, no? I grandi rituali dei 6 mesi. I primi germogli invece di quello che è seminato nella luna nuova li vedi 15 giorni dopo. Allora, noi cosa abbiamo seminato nella luna nuova che è stata 15 giorni fa? Abbiamo seminato il seme dell'immortalità. E che te lo dico a fare? Ci facciamo un applauso, mica pizza e fighi. Abbiamo seminato l'immortalità. Abbiamo seminato la consapevolezza di questa immortalità con la bellissima formula psichica utilizzata dai grandi sciamani orfici, che li mettevano nella bocca ai defunti nelle medagliette d'oro, la grande formula magica che era questa, che è questa: sono figlio della terra e del cielo stellato. Questo è ciò che veniva scritto nelle tavolette orfiche, per ricordare al morente che stava dall'altra parte cosa doveva dire quando sarebbe arrivato al secondo fiume, il fiume Mnemosine, memoria, no? Dove non avrebbe dimenticato. Cosa non avrebbe dimenticato? Che siamo immortali, porca miseria, mannaggia, l'avessi saputo qualche vita fa. Perché
Avrei risparmiato quest'ultima incarnazione, ma poi non ci saremmo abbracciate tutte, dovevamo esserci per forza. Ok, ma la vita è bellissima, la vita è bellissima, ecco a cosa ci serve l'arte sciamanica, l'arte più primitiva di tutte le arti. Quelli che erano tanto felici di stare sulla terra perché avevano capito come funzionava, in un attimo, perché? Perché erano connessi, erano nell'età dell'oro. È chiaro che tra l'uomo e il divino non c'era separazione perché non c'era la mente. Perché? Quando è che si crea la separazione? Quando nasce la mente. Ma la mente è l'aiuto e la mente è l'ostacolo, come diceva il grande Sri Aurobindo, è la nostra sfida. La mente ci serve per conoscere, senza la mente tu non conosci, non fai esperienza, non conosci. La mente è l'aiuto, ma la mente è anche l'ostacolo, come nel mito di Amore e Psiche. E questo ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 12, che è appunto il grande fertilizzante che abbiamo dato nella luna nuova di 15 giorni fa. E abbiamo seminato, qua mi sono segnata tutto per non perdermi, ecco, perché poi io iperbolica. Sì, abbiamo seminato l'immortalità. Ecco, è la luna di Pasqua, è la luna nuova di Pasqua. Cos'è la Pasqua? A parte il cioccolato, a parte, a parte l'omologazione del cioccolato, cos'è la Pasqua? Ma è un momento potentissimo, ci ricorda, come dicevamo il video di Natale, vi ricordate la nascita nel sé. Qua ci ricorda che siamo morti alla vecchia consapevolezza dell'io per rinascere nel sé. Cioè, il povero cristiano, cioè Gesù Cristo, ce lo dice a 2000 anni, ma ancora prima, 5000 anni prima, i buddisti, Citta Maya, è tutta un'illusione, ci avevano già provato loro, ci ha riprovato Gesù, prima ancora ci provavano gli sciamani, gli orfici, niente, non abbiamo capito. Speriamo di capirlo in questa incarnazione, in questa apparizione, diciamo. Allora, la resurrezione è la consapevolezza dell'immortalità. Quindi, che cos'è il simbolo di Gesù che viene crocifisso sul monte? È un simbolo, perché l'anima parla per immagini, le immagini sono simboli. Non parla a voce come facciamo noi, l'anima parla per simboli, per immagini. E cos'è il simbolo della resurrezione? Prima di tutto della crocifissione. Crocifiggo l'io, crocifiggere l'io, crocifiggere la mente ordinaria razionale e resuscitare nel sé. Questa è la Pasqua. Crocifiggere l'io, la mente razionale, cosa vuol dire? Significa smettere di dubitare e avere la fede in tutto ciò che accade. Perché il dubbio, ma non è così. No, fammi vedere, dimostramelo. Voglio dire, il nostro amato Gesù, la grande rockstar di tutti i tempi, ci ha descritto, no? Voglio dire, la Bibbia, il best seller più venduto da 2000 anni a questa parte. Ce lo descrive bene, lascia stare che è stata manomessa tutta la Bibbia, le scritture sacre sono tutte state manomesse ovviamente perché a beneficio di pochi, no? Il potere, ma qua il potere ce l'abbiamo tutti e questo è il senso. Allora noi moriamo all'io e rinasciamo nel sé, significa smettere di dubitare e avere la fede in tutto ciò che accade. Allora, come vi ho spiegato nel video la pratica della Kundalini, lo yoga sciamanico, se mi ricordo dovrebbe uscire qua sopra, devi cliccare su questa link che esce, ok, qua sopra. Se no lo trovate tutto nelle mie playlist. Allora, come ho spiegato nel video della Kundalini, l'umanità è ferma al terzo chakra. È normale il quarto chakra non si apre, cioè nel senso, ogni tanto Kundalini sale al quarto chakra poi riscende. Non a caso siamo ancora in terza dimensione, ci stiamo spostando in quarta dimensione, che è uno stato di coscienza. La quarta dimensione è uno stato di coscienza. Come tutte le dimensioni sono stati di coscienza. La realtà esterna rimane quella, però tu vedi oltre quello che non avresti visto prima con i chakra chiusi. Ok. Quindi siamo in terza dimensione, ci stiamo spostando alla quarta dimensione. Sta quarta dimensione c'è il maestro! C'è il maestro! Ma noi abbiamo i primi chakra bloccati, soprattutto il primo, fondamentale il primo, la paura del caos.
ma soltanto da una buona dose di caos può nascere una stella danzante, come diceva Nietzsche. Quindi, quello che dobbiamo fare, essendo in terza dimensione, terzo chakra, dobbiamo, come diceva anche Jung, l'uomo deve affrontare il cosiddetto processo di individuazione. L'individuo. L'uomo deve affrontare il processo di individuazione. Che cosa significa affrontare il processo di individuazione? Sentirsi, ascoltarsi, percepirsi, ma non distinto e separato dalla natura, dal tutto, dagli eventi, da quello che accade. Sentirsi una coralità, percepirsi come una coralità, perché quello è l'individuo, distinto sì, ma non separato dal tutto. E quindi passare da una volontà individuale a una volontà cosmica. Mi devo comprare la macchina. Perché mi devo comprare la macchina? Perché devo andare per fare la spesa, devo portare le persone, devo aiutare, cioè mi serve per tante cose. Volontà cosmica. Mi devo comprare la macchina, perché? Perché voglio un bel Ferrari per fare uno smacco alla società e a tutti. È leggermente una volontà individuale quella. Per carità, ti puoi comprare anche 15 Ferrari. Però il punto dove sta? A cosa ti servono? Ecco, la risposta ti dà la giusta connotazione se è una volontà cosmica o una volontà individuale. Certo è che se ti compri 15 Ferrari, alla natura non è che voglio dire, servono pezzi, la natura viene un po' bistrattata per comprarti quelle 15 Ferrari, mi spiego? Quindi il senso qual è? Le devo regalare ai miei nipoti. Vabbè, già può essere più vicino alla volontà cosmica, cioè anche lì è sottile la differenza, mi spiego? Non per fare lo smacco alla società mi compro 15 Ferrari, oppure per fare lo smacco al mio vicino di casa, magari abito a Las Vegas, a Los Angeles, il mio vicino ce n'ha 10, ne voglio comprare 15, cioè quella è una volontà individuale, ci siamo capiti, no? Vabbè, ma tra di noi non c'è bisogno di fare queste differenze, voglio dire, un po' comprensibilissime anche a un bambino. Ecco, anzi i bambini hanno la volontà cosmica più che altro, perché non hanno il senso dell'io ancora determinato, no? Ok, quindi qual è il senso? Allora, morire all'io e rinascere nel sé, questa è la Pasqua. Questa è la Pasqua. Smettere di dubitare e avere fede in tutto ciò che esiste. Luna piena in bilancia, l'equilibrio, giustizia universale, l'equilibrio. Ecco, chi possiede ancora una volontà cosmica viene punito da se stesso, questo è il senso, punizione tra virgolette. Quindi questa è una straordinaria occasione per continuare a dare equilibrio alla nostra quotidianità, laddove equilibrio significa tutto deve essere in equilibrio, la temperanza anche, no? Tutto deve essere in equilibrio. E una temperanza è un sé di denari, l'equilibrio nella quotidianità. Quindi luna piena in bilancia, abbiamo seminato, la luna nuova di 15 giorni fa, abbiamo seminato il seme dell'immortalità, abbiamo seminato la consapevolezza di essere figli della terra e del cielo stellato e di non essere un individuum distinto e separato dal tutto, dagli eventi, dalla natura, dalle altre persone. Abbiamo seminato questa consapevolezza e adesso con la luna piena in bilancia andiamo a vedere i primi germogli di questa consapevolezza. Ti sentirai più allineato a una volontà cosmica e quindi anche i tuoi obiettivi saranno sempre più in discesa. Perché quando non siamo allineati alla volontà cosmica e siamo più sulla volontà individuale, no? Da vittima, da ego, e allora la terra ormai non regge più la natura, l'anima del mondo di cui noi siamo piccole parti individualizzate.
non regge più la volontà individuale, quindi quello che prima si poteva verificare, la torre che si poteva verificare in lassi di tempi biblici, magari dopo anni succedeva una cosa, ma com'è che mi è successa questa cosa? Adesso succede in tempi brevissimi, perché l'evoluzione accelera, 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 accelera. Corri, 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 ma con calma. C'è quella. Quindi, luna piena in bilancia è anche la luna piena che ci fa riflettere sulle relazioni, la relazione con l'altro fuori da te, l'altro fuori da te. Abbiamo appena finito di dire che l'altro fuori da te non è un altro individuo distinto e separato da te, l'altro sei tu, è la tua anima. Chiunque altro è sempre la tua proiezione, quindi portiamo equilibrio in questa consapevolezza, smettendo di additare l'altro, chiunque l'altro sia, che sia un partner, che sia la famiglia, che siano i genitori, che sia il governo, che sia lo Stato, che sia, non lo so, che sia Sanremo, mi viene da dire. Che cazzo dice Sanremo? Vabbè, sì, perché io, allora, tutto è lo specchio della società, cioè, il governo, lo Stato, la musica, mi viene da dire, diretta interessata, e la musica che c'è oggi, il governo che c'è oggi, e tutto è lo specchio, è l'ombra dell'individuo, è l'ombra dell'individuo. Quando pensiamo, no, non c'è più la musica, la vera musica, no? Pensiamo, io sono una vecchia guardia, ragazze mie, sono cresciuta con i Pink Floyd, papà, dei cantanti italiani, Mango, mia madre Vasco Rossi, Cocciante, Baglioni, cioè io sono cresciuta della vecchia guardia, Janis Joplin, Dire Straits, e quindi oggi non esiste musica, non c'è musica, perché non può esserci, nel senso, è giusto che ci sia la musica che c'è adesso, è giusto avere un governo che c'è adesso, perché è giusto? Perché stiamo nel Kali Yuga. Il Kali Yuga è il periodo più oscuro dell'umanità, quando per oscurità noi intendiamo l'assenza di consapevolezza dell'invisibile, paura del divino, nessun contatto col divino, e quindi abbiamo lo specchio del sociale che è uno specchio relativo all'assenza di poesia, all'assenza di magia, all'assenza dell'invisibile. È tutto razionale, è tutto tecnico, abbiamo un governo tecnico, non abbiamo dei filosofi al governo, come era nell'antica Grecia. Ricordiamo che le grandi civiltà si distinguono proprio perché hanno creato pura bellezza, poesia, e c'erano filosofi al governo. Quindi le belle civiltà si distinguono proprio per questo. Noi abbiamo scelto di apparire, di incarnarci in questo momento storico, proprio sia perché avevamo gli strumenti per superare le nostre paure, resistenze e attaccamenti relativi a questo, cioè grazie a questo momento storico, al periodo più oscuro dell'umanità, noi abbiamo gli strumenti per farcela. Ma tanti sono gli aspetti, non solo per farcela, anche per dare un contributo alla consapevolezza dell'invisibile, della poesia, della bellezza. Come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Cos'è la bellezza? Quello che ci richiama la luna piena in bilancia, governata da Venere. Venere. Cos'è la bellezza? La bellezza è il darsi, l'offrirsi, il sacrum facere, tutto in natura è bellezza. Perché la bellezza si distingue la bellezza è il sacro che si manifesta in natura, e la natura è evanescente, sparisce. Allora c'è in Giappone una bellissima usanza della contemplazione dei fiori di ciliegio, che in questo periodo, maggio se non sbaglio, no? Questi fiori spariscono a un certo punto, danno vita ai frutti. Ma come la nostra stessa primavera, vediamo dei fiori bellissimi, cioè fuori casa mia sta nascendo una cosa bellissima, questi fiori rosa, il pesco, non so se è il pesco, però vediamo la primavera perché è bellissima, perché poi svanisce. La bellezza si manifesta in natura proprio per il fatto che svanisce, è poetica, è pathos, è emozione, è la dolce tristezza, la dolce malinconia, la bellezza di sentire, la bellezza in queste emozioni, quella è la sacralità.
E allora questa Venere ci riporta, la luna piena in bilancia con la Venere ci riporta la necessità di sentire l'evanescenza nelle cose e di farci accompagnare da quella bellezza dell'evanescenza e smettere di avere paura di morire. Sono figlia della terra e del cielo stellato, perché la mente giudica morte tutto ciò che non può conoscere. La fossa dell'inconsapevolezza è la morte. La fossa dell'inconsapevolezza è la morte, perché quando noi, avendo lavorato in vita, altrimenti di là non è che ci lavori, cioè ci devi lavorare in vita, avendo lavorato in vita nella parte visibile, diciamo, perché anche dall'altra parte è vita, avendo lavorato nella parte visibile, tu arrivi dall'altra parte, attraversi la grande soglia, quello è solo un passaggio e nella prossima incarnazione, se scegli di farla, perché se scegli di farla significa che ti sei risvegliato dalla fossa dell'inconsapevolezza, ricorderai tutto, ricorderai di aver vissuto per sempre, ricorderai e non solo ricorderai, avrai perfetto contatto con tutto l'invisibile e sarai un maestro asceso sulla terra, se scegli di incarnarti, perché chi si risveglia può anche scegliere di non fare più incarnazioni. Quindi allora la luna piena in bilancia ci ricorda la necessità di vedere nell'altro la bellezza, di vedere nell'altro la bellezza dell'anima che si dà alla vita, di vedere nell'altro parte di te, ok? È questo che ci ricorda questa luna piena e soprattutto ci ricorda di vedere nella resurrezione del Cristo, di vedere te stessa, di vedere te stesso che risorgi al sé, muori all'io e risorgi nel sé. Ok? Ok, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, voglio vedere, prima di tutto parto subito con la carta degli angeli, voglio vedere cosa ci dicono i maestri, in questo caso il mio sposo invisibile, cosa ha da dire rispetto a questa meravigliosa connessione di questa luna piena in bilancia. Allora, mettiamole una di queste, ragazzi, e poi ci mettiamo le carte doverosissime del drago immaginale dove andiamo a vedere anche un rituale per la luna piena, piccoli rituali che in queste carte sono proprio magnifiche, proprio perché danno dei rituali potentissimi e semplicissimi, oltre al mantra e tutto lo studio che facciamo, no? Vediamo. Allora, vediamo un po'. La protezione, angelo ai 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 si chiama, guarda, ai ai ai, ai ai ai, l'angelo ai ai ai, mi ricordo mia nonna che diceva ai 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 Francesca, checca mi chiamava, ai ai ai. Allora, sogni profetici e mistici, già, ispirazione e comunicazioni celesti, sviluppo della tua saggezza, farai esperienza dell'amore. Cioè, è praticamente la conclusione di tutto il video che abbiamo detto adesso. Avrai una profonda protezione, soprattutto per quanto riguarda l'ascesa al sé, alla morte dell'io. Non devi avere paura, non devi avere paura. Ricordate il Kundalini Mudra, in questo modo, sul video della Kundalini. Quello lo so che lo state facendo ogni giorno, semplicemente mettendo le mani così, senza fare tutta la pratica necessariamente, dicendo al primo chakra, pensando al primo chakra, concentrandoti sullo sfintere anale, sul perineo, concentrandoti lì, rilassi la contrazione nello sfintere, nel perineo, e dici: io so di non sapere, io non ho paura del caos, perché il caos è l'humus creativo da cui nascerà la mia stella danzante. Poi ti concentri sul secondo chakra e dici:
Io voglio vivere pienamente tutte le mie emozioni. Non ho paura delle mie emozioni, voglio vivere pienamente le mie emozioni, voglio vivere pienamente. Poi passi al terzo chakra e dici, la mia volontà individuale è perfettamente unita alla volontà cosmica. Kundalini Mudra. Questo, un minutino e stai a posto. Quindi protezione nell'unire la volontà individuale con la volontà cosmica, non aver paura del caos, non aver paura delle emozioni. Questa luna piena ti risveglia sogni profetici e mistici, ispirazione e comunicazioni celesti, quarto chakra di cui abbiamo parlato prima, che se i primi tre stanno chiusi, sta Kundalini ogni tanto sale al quarto chakra poi riscende, quindi manteniamo questa Kundalini in pianta stabile al quarto chakra. Ok, farai esperienza dell'amore, apertura del quarto. Ok? Vediamo le carte del drago immaginale cosa hanno da dirci. I custodi dell'ideale. Wow, questa carta è potentissima. L'ideale. L'ideale ha a che fare con la missione dell'anima di ognuna di voi. Sarete protette nella realizzazione della missione dell'anima. Come vi dico sempre, la missione dell'anima non si può capire con la mente. La sai mentre la vivi, non la sai prima. Puoi avere guardando a ritroso un po', puoi immaginare qualcosa, ma la sai mentre la vivi. Ti leggo questa carta bellissima e ci leggiamo anche il rituale della buona riuscita per la luna piena. Allora, numero 44. Allora, i custodi dell'ideale. Allora, sono detti i potenti custodi dell'ideale. Gli ideali sono metafore dell'aspirazione dell'anima all'amore. Ben diversi dagli ideali dell'anima sono le ideologie, quelle sono della mente. Le ideologie si basano sulle certezze della mente, che sono in verità le nostre più grandi bugie. Quando la mente ha delle certezze, ti ho detto nel video Magia Pratica 12, che si attacca alle sue certezze, alle cose, non ti fa vedere la verità, quelli sono le ideologie. Tutte le ideologie sono delle grandi scemenze, tutte. Differenza gli ideali. I tuoi antenati custodi dell'ideale ti invitano a non sprecare le tue energie al servizio delle ideologie. Come vi ho parlato del governo, delle cose, ma al di là del governo, le ideologie tramandate dal sociale, i falsi miti, no? Quindi i tuoi antenati in questi giorni ti dicono e ti invitano a non sprecare le tue energie al servizio delle ideologie della mente, che sono quelle del sistema, della Matrix, ma trasferiscile al servizio degli ideali dell'anima. Gli ideali sono grandi dei, gli ideali sono dei, dee che abitano nella natura. Devi nutrire il tuo ideale, devi gettare il cuore oltre l'ostacolo e focalizzarti sull'ideale della tua anima. Vediamo adesso il rituale della buona riuscita per questa luna piena. Per nutrire gli ideali bisogna nutrire la natura e nutrirsi di bellezza. Nelle notti di luna offri cibo, acqua e incenso profumato alla terra, spargendo chicchi, semi, gocce d'acqua e incenso mentre giri su te stesso in senso orario. Ripeti queste formule psichiche durante il rituale. Allora, ragazze e miei ragazzi, un giardino è un po' simile al rituale degli antenati, però il rituale degli antenati che vi ho fatto fare nel video Magia Pratica 8 è un po' più, non complesso, è un po' più invasivo, incisivo e anche potente, no? Con le candele e tutto quanto. Questo rituale qui potete andare in un boschetto, in un prato, nel vostro giardino, in un piccolo spazietto e portarvi dei chicchi di riso, un po' d'acqua, anche una bottiglia di vetro, dell'incenso e il palo santo, va bene? Bastano con questa cosa 10 minuti, ok? Allora, e giri in senso antiorario, gettando prima il cibo, e poi l'acqua e poi l'incenso, no? Giri. E dici che io possa essere terra, che io possa essere cielo, che io possa essere il mare, che io possa essere la montagna, che io possa crescere, allargando e allungando il mio corpo fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito. Nutri terra le mie radici di grandi idee, nutri acqua la mia linfa di grandi emozioni, nutri fuoco i miei frutti di grandi passioni, nutri aria le mie foglie di grandi aspirazioni. Questo te lo impari a memoria, è facilissimo, ok?
mentre tu dici, no, metti prima l'acqua, no? Scusami, metti prima come si dice qua? I chicchi, possono essere chicchi di riso, chicchi di mais, chicchi di qualsiasi cosa, grano. Nutri terra le mie radici di grandi idee. Nutri acqua mentre butti l'acqua, acqua la mia linfa di grandi emozioni. Nutri fuoco i miei frutti di grandi passioni quando fai con l'incenso, no? Nutri aria le mie foglie di grandi aspirazioni. È facilissimo, ok? I potenti custodi dell'ideale corrispondono al quarto chakra. Che ti ho detto? Che ti ho detto quarto chakra, dobbiamo aprire questo quarto chakra. Ok, pianta stabile in quarto chakra. Non a caso qua era fare esperienza dell'amore, apri il quarto chakra. I potenti custodi dell'ideale corrispondono al quarto chakra, che si trova al centro del torace, corrispondente al plesso cardiaco. È associato alle energie dell'amore e della creatività e al maestro interiore. Maestro, mio maestro, quello di prima. Gli corrisponde il colore verde e il suono yam, yam, così si scrive. Yam, yam, questo è, eccolo, yam, lo vedi? Yam, yam, yam. Ripeti yam 9 volte. Ah sì, qua dice una cosa che vi volevo dire, ma lo dice lei qua sopra, adesso vi dico. Ripeti yam 9 volte per caricare una tazza di liquido e bevila per nutrire gli avi custodi dell'ideale. Ok, facilissimo. Io questa cosa dello yam yam lo facciamo nello yoga sciamanico, tipo ti fai in questi giorni di luna, lo fai quando vuoi, io lo faccio ogni giorno. Siccome bevo diverse tisane al giorno, ogni volta che riempio la tazza, mentre si sta facendo la tisana, prendo con le mani la coppa e metto le labbra vicino alla tazza, insomma, no? E pronuncio 9 volte yam 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 e so che si è caricato il liquido di questa frequenza. È il mantra dell'amore, il mantra dell'ideale, del custode degli avi dell'ideale. So che io, mentre bevo, sto nutrendo i miei avi, va bene? Sto nutrendo i miei avi dell'amore, loro mi ispirano nell'ideale, è una cosa bellissima, ok? Quindi ci sono queste due cose da fare, semplicissime e bellissime, ok? Bellissimo, ragazze mie ragazzi, non voglio aggiungere altro, è una stesa stupenda, bellissima, abbiamo detto tante belle cose. E questo, non voglio aggiungere altro, vi auguro un bellissimo lavoro e una luna piena straordinaria e anche i giorni a venire e i giorni precedenti. Io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!